First question is for both of you, but you have to give your own answer. And just briefly, how did you begin your decide to write science fiction? How did you begin your passion, your interest in science fiction? Originally? Yes. 30 years ago? Yes. 40 years ago? Shortly. I grew up in the north of England in the 1950s. It was the period after the war. Very boring. So I looked up at the stars instead, and I fantasized about other possibilities, other worlds. Ok, Roberto? Per quello che mi riguarda, una volta mio padre in automobile mi ha raccontato una barzelletta che in realtà era costituita dalla storia di Asimov, The Last Question, e talmente mi aveva appassionato, più che altro per le abilità narrative di mio padre, che a quel punto volevo leggere delle altre barzellette, allora ho iniziato a leggere fantascienza. Ok, and for both of you, you both published several books. Which ones are the ones you prefer of your works, and which ones are the ones you gave more, satisfaction, you are more happy with? Robert Silverberg answers this question by asking, which is your favorite child? Now, in fact, the book which I am either working on now or most recently finished inevitably is my favorite, because otherwise, why produce it if it is less than the ones before? Concordo pienamente e aggiungo quindi che, oltre al fatto che anche io al momento è quello che mi dà più emozioni, il libro che abbiamo appena scritto, pubblicato insieme, questo qui è il libro che piace al io che sono adesso. I libri scritti per esempio 10-20 anni fa sono libri che l'io che io fui allora particolarmente amò, che non necessariamente è l'io che sono adesso, quindi lo ricordo come ricordo di un altro, e l'amore è per interposta persona, quindi senza alcun dubbio è questo libro qua che abbiamo appena fatto insieme. Dal momento che l'ha iniziato, since you mentioned it, tell us about this project. How did it came to be? In which way you cooperated, and so on. Well, I can say this in Italian, in fact, but you do not want me to, but I will. Concepimmo il primo relato in Ungheria, in un hotel vuoto e misterioso, quando Darth Vader fu in ritardo per la prima colazione. Di conseguenza parlammo di necrofilia virtuale. E a questo punto noi ne parlavamo in termini realistici, quindi non narrativi, poi lui iniziò a prendere appunti e lentamente ci rendemmo conto che la storia poteva venire condivisa da altri. Sì, era una necrofilia virtuale come sorta di minaccia da parte di un'agenzia di cimiteri virtuali verso i clienti che non pagassero il conto quindi in pratica il necrofilo virtuale avrebbe profanato la tomba virtuale del cliente che non pagava come strumento di pressione per fargli pagare le commissioni. Cioè questa era l'idea di partenza di uno dei tanti racconti, poi ce ne sono altri 12. Ok, ma come avete strutturato la collaborazione? Qualcuno ha scritto qualcosa, qualcuno l'altro, uno rileggeva quello che era stato scritto? Well, we start by discussing ideas, and we both make notes about this, and sometimes we record things, and then either he or I start to write a story, and the other person continues, and then it is a process of continuation and change, which lasts only about 2 weeks for the stories. And it took approximately 3 years to write all of the stories in the book, because we need to meet and be stimulated by wine and surrealistic events. And the second story we discussed while we were driving from Budapest to Genova in Roberto's car. Altre storie le abbiamo inventate in Spagna, dove abbiamo partecipato alla corsa del Cascamorras a Basa, una cittadina
giorno all'anno, e in questi contesti noi prima o poi l'idea ci veniva fuori, quindi noi ci incontravamo in giro per l'Europa e ad ogni visita almeno un'idea scaturiva fuori. Per quello ci sono anche voluti 3 anni, perché il libro in realtà contiene tante idee quante ne basterebbero per sviluppare 12.000. Another story was caused by our Hungarian friend Peter Michaletsky, because we were in Bucharest and we were desperate to leave to go to Bulgaria. So Peter came into the room and said, "I think I will take a shower." We knew this meant that another 1 hour would pass before we could escape. So Roberto and I went into the kitchen and started to talk and record, and this created the story, The Compost of My Beloved, set in Bucharest. Okay. I have a question for Jan. Please, can you tell us something about your experience working with Stanley Kubrick and AI, and also some comment on the final movie that was made by Steven Spielberg? Yeah, well, number one, it was a very friendly experience working with Kubrick. Kubrick wanted a lot, but provided that you told him, "I will not work all day, every day," then he did understand. He had a nice, dry sense of humour, and we would meet 2 or 3 times a week to discuss the story for 3 hours, 4 hours, and I would go away and write some more. Emotionally, it was a satisfying experience. I think that some people who have collaborated with Kubrick got frightened about fame, money. Personally, I regarded the experience as being a kind of a surrealistic fairy tale which was happening to me, and I never believed that a movie would result from it. Consequently, I did not become anxious, and by a miracle a movie did happen. And it was a movie which I felt was very close to the vision which Stanley originally had. He had been wanting Spielberg to direct the movie, and one of the reasons was that people often regard Stanley as being a perfect filmmaker in the very technical sense, the sense that the lighting, the costumes, the music, even the story, everything is perfect, but perhaps a bit mechanical at the same time, a kind of Clockwork Orange. And this time Stanley wanted to produce a magical fairy story, though concerning robots. And Spielberg has that kind of ability to enchant. So the end result, I think, is what Stanley would have wanted emotionally and also visually, because Spielberg did his best to echo the cinematographic techniques of Kubrick as a kind of homage. Okay. Also, the last 20 minutes of the movie, for example, when it first appeared, critics said, this is Spielberg being sentimental. No, it is exactly what I wrote for Stanley, exactly what Stanley wanted, and it is absolutely and faithfully filmed by Spielberg. I thought it was Spielberg. Oh, no. Ok, una domanda per Roberto. Ma come mai tu sei uno scrittore di fantascienza italiano e pubblichi libri in inglese? Dovresti chiederlo agli editori italiani, sono tantissimi e arrivano in ritardo. Dai, un commento, hai la possibilità di fare il tuo commento sulla situazione della fantascienza letteraria in Italia? Io credo che in generale la situazione della letteratura in Italia è abbastanza drammatica, insomma, le tirature sono pari a quelle di paesi come l'Ungheria, pur avendo popolazioni 10 volte maggiori, non 10 comunque, quindi il problema è tutto qui. Poi a me non piace parlare male delle cose, quindi ho veramente poco da dire. Okay. Oh, now a question on I believe you both choose to write science fiction and erotic tales. Why is that? Why this particular choice? It occurred spontaneously and naturally, out of the way that we imagine things, and in a sense we share the same kind of mind, so we perceive situations of
intersection of eroticism, satire, and science fiction. Well, the science fiction in the book exists in the sense that the future is arriving so rapidly that the world is becoming science fictional already. Commenti sulla tua preferenza per l'erotismo? Non ci siamo voluti porre dei limiti, che di solito uno si pone immaginando problemi da parte dei lettori. Io penso che non bisogni mai porsi dei limiti in questo senso qua. D'altra parte abbiamo anche cercato di evitare di finire nello stereotipo della trasgressione, perché ci sono modalità di essere trasgressivi che in realtà sono dei manierismi e diventano banalissimi, che è il vero pericolo poi di questo tipo di scelte. Ed è per questo che il nostro libro, prima di essere stato pubblicato, è stato rifiutato da moltissimi editori in Inghilterra, i quali molto spesso ci confidavano: mi è piaciuto tantissimo personalmente, ma non posso pubblicarlo. Questo perché, esulando dal tipo di trasgressione usuale, questo libro è in certi casi veramente destabilizzante. Per parafrasare Donald Rumsfeld, aveva detto che se esiste il consueto inusuale e l'inconsueto usuale, questo è forse l'inconsueto inusuale. It is boring to do things which have been done before. I've always in my books tried to do something different in each new book, and this one is certainly very different. Vi piaccia o non vi piaccia, questo è un problema che non possiamo anticipare, ma di sicuro è un libro diverso da qualsiasi cosa che abbiate mai letto prima. And also it is the first co-production, I think, not only between two Europeans with different mother tongues, but possibly even in general literature, as regards a full-length work of fiction, perhaps. Okay, so this is your most recent work, but are you working on something else right now? Do you have some projects you are working on? Well, we have to write one more story, but it is about money. And unfortunately, circumstances in the real world are becoming more surrealistic with regard to the invention of money. And the imaginary nature of money than we thought possible 18 months ago. So several of our ideas, which were ridiculous, are now reality. È un problema, la realtà sta accelerando e rende la fantascienza letteratura d'epoca. Okay, with the interview we are done, but I would need you to do one last thing. We used to do with every guest we interview. If you could say, looking at the camera, ciao sci-fi. Together or separate? Since there is both of you, you should say it together. Ok. Ci sei, li prendi tutte e due? So on my three, you say ciao sci-fi, ok? 1, 2. Ciao sci-fi. Ok. Facciamo il libro un attimo? Il libro. Ah, yes. Just keep it still. Yes. Now I will need you to sign the clearance for Yes. this review. Dimmi quando se posso alzarmi. Ok. Ok. Allora. Io voglio conoscere quelle. L'interesse per la fantascienza, le vie della conoscenza della fantascienza sono... Yeah. This is interesting, in fact, the cards, the reaction to the